Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di agosto 2023. Il giudizio, amici del cancro. Qualcuno prenderà consapevolezza per quello che riguarda una situazione, una relazione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Io come sempre vi ricordo che le letture sono generiche, sono collettive, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare al resto dell'universo. Se non risuona nulla, se volete completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere e nella descrizione del video trovate una guida che vi spiega come unire più oroscopi. Trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e altri link a video che potrebbero interessarvi. Bene, partiamo con la carta della temperanza, il re di spade, la carta della torre, abbiamo l'otto di bastoni, il giudizio nuovamente ragazzi, un 2 di spade e un 9 di denari. Prima di cominciare, per chi non avesse ascoltato l'ultimo aggiornamento, vi comunico che sono senza WhatsApp, quindi per chi avesse già il numero di telefono mi può mandare tranquillamente un SMS oppure è sempre valido il discorso dell'email. Se non avete il numero di telefono mi potete contattare via mail. Ragazzi, partiamo dalla temperanza, quindi da una situazione probabilmente che ha bisogno di pazienza, che ha bisogno di anche guarigione, perché la carta della temperanza fa riferimento a riportare in equilibrio i desideri del cuore e i desideri della mente. Abbiamo un re di spade, il re di spade in effetti potrebbe essere la persona di interesse per qualcuno, se proprio non avete nessuno potrebbe essere una sorta di determinazione, di come vi posso dire? Ehm, Posizione raggiunta a livello di fermezza, ok? È una sorta di pace, la sento vedendo queste due carte, se non aveste nessuno chiaramente. E tra l'altro, se non avete nessuno, potrebbe essere questa re di spade una nuova persona che incontrerete. Diciamo verso la terza settimana di agosto. Potrebbe anche essere la quarta, per qualcuno, sapete che il tempo è abbastanza elastico. C'è poi anche la carta della torre, quindi ho come la sensazione che abbiate il bisogno, la voglia di mettere la parola fine a qualche questione, a qualche tipo di situazione. Può essere che sentiate di dover chiudere, diciamo così, il cerchio a livello di chiacchiera, nel senso che è come se avessi bisogno di riaffrontare un certo tema con qualcuno che, essendoci il giudizio, potrebbe essere qualcuno del passato, per chiudere il cerchio, per concludere. È come se qualcuno di voi avesse bisogno di certe spiegazioni. Queste carte poi le andiamo a vedere direttamente con i mini tarocchi. Ripartiamo dalla temperanza. Ok. 4 di bastoni e temperanza al contrario. Ho la sensazione che qualcuno qui arrivi da una separazione o da una situazione che ha creato una certa instabilità. Può essere all'interno di una coppia o all'interno di case, diciamo così, perché il 4 di bastoni fa anche riferimento alla casa. Andiamo a vedere il re di spade. 10 di bastoni e regina di spade, e qui avete il re di spade. Sì, ho come la sensazione che ci sia bisogno di chiudere il cerchio, di chiudere una certa situazione, di chiarire più che tutto. Quando c'è un 10 di bastoni è perché ci sono troppe responsabilità, ci sono troppi pesi da portare avanti ed è per quello che c'è la torre, si vuole tagliare con qualche cosa. Andiamo a vedere la torre.
7 di bastoni e 5 di spade. Guardate ragazzi, la torre è sempre una carta che parla di caduta dell'ego e il 5 di spade è una carta che parla di, diciamo, lotte della mente, sono le lotte egoiche. Ho come la percezione che siate un po' fissati su qualche cosa in modo un po', come posso dire? Cioè sì, sta diventando come una fissazione, una cosa di questo genere. Perché comunque anche il 7 di bastoni è una carta di qualcuno che lotta contro il mondo, diciamo, no? Io non dico che siate, cioè che il vostro punto di vista sia sbagliato o giusto, semplicemente che c'è questa sorta di voler rompere con certe dinamiche, con certi atteggiamenti di difesa o di lotta magari. Andiamo a vedere le lotte di bastoni, perché comunque, quali siano le lotte, qui è come la sensazione di dover rompere il bisogno di dover soddisfare le aspettative degli altri, 10 di bastoni, il bisogno di soddisfare il proprio ego, cioè quando c'è di mezzo l'ego si ha sempre bisogno di riconoscimenti o di qualcuno che ci dia il benestare, diciamo così. Andiamo a vedere l'otto di bastoni. 9 di spade. E torre. È come se aveste paura a comunicare un certo tipo di posizione, un certo tipo di questione. Ci sono delle preoccupazioni probabilmente legate a questa situazione, potrebbe essere un progetto di famiglia. Ragazzi, per molti vi dico che potrebbe essere una casa, perché comunque abbiamo anche un 4 di bastoni, eh. Andiamo a vedere il giudizio. Uff, diavolo e papa. Ragazzi, qui è come se nella parte finale di agosto prendeste consapevolezza, vi rendeste conto ehm, di qualche tipo di... Allora, vi do le diverse opzioni, poi ovviamente ognuno di voi la applica alla propria realtà. Condizionamenti religiosi, condizionamenti sociali, ehm, io ho come la sensazione che qualcuno si renda conto che ha, ve lo dico in modo metaforico, però è un po' come se si rende conto che ha fatto un contratto col diavolo. E come, sapete, un esempio di contratto col diavolo può essere un lavoro dove magari siete sottopagati, questo lo so che sugli affetti è un esempio, dove siete sottopagati, dove vi trattano male, dove, non lo so, non vi escludono, vi fanno fare le cose più indegne, voi decidete di licenziarvi, di far arrivare questa torre e vi dicono no, 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 ti diamo il triplo dello stipendio ma ci servi lì. E voi accettate di continuare a stare nel malessere, ok? Per i soldi e i soldi sono il mondo materiale, quindi quello che è il mondo materiale, il materialismo, no? Quello a cui è un po' attaccato l'ego. Poi vi do un'altra chiave di lettura per quello che riguarda questo, se foste single e se questo re di spade fosse la vostra persona di interesse, vi dico che qui c'è qualche cosa legato a una famiglia pregressa, dal quale probabilmente uno dei due o entrambe, adesso può essere anche la situazione a specchio, però ci si sta separando, ci si sta lasciando, ma c'è qualche cosa qua che finalmente si riesce a vedere.
Andiamo a vedere 2 di spade. Due di bastoni. Eremita e cavaliere di coppe. Guardate, è bellissima. Allora, 2 di spade parla del bivio, parla di qualcuno che deve affrontare una scelta. Normalmente è una carta bendata, è una figura bendata, però poi qui abbiamo un 2 di bastoni al contrario, come se non voleste decidere se andare avanti da soli o accettare l'offerta che vi è stata fatta. Perché comunque vi ricordo che il giudizio cioè viene tradotto come una chiamata, ok? Quindi può essere proprio anche una chiamata telefonica, magari da parte di qualcuno. Potrebbe anche essere un ex, ragazzi, per qualcuno. Se non volete ex che ritornino, semplicemente non rispondete al telefono e basta. Senza chiedervi che cosa avrà voluto, non importa cosa vuole lui o lei, dovete vedere cosa volete voi. E vi dico che vedendo questo eremita e il 9 di pentacoli, adesso andiamo a vederlo, 7 di coppe e 5 di bastoni. Ragazzi, quello che vi dicono le carte qui è di seguire la vostra strada. È una carta di indipendenza, è la carta dei single, questa, la carta dell'eremita anche, una carta solitaria. E qui vi dice che, come dire, vi si apriranno un mare di possibilità. C'è, come vi posso dire, un ventaglio di opportunità per voi, ok? Quindi di non preoccuparvi se volete lasciare questa relazione o questa persona che comunque non vi dà stabilità o questa conoscenza. Se conoscete questo re di spade, per esempio, la terza settimana di agosto e la quarta viene fuori che è una persona sposata, voi siete sempre liberi di fare la vostra scelta, cioè nel senso, e vi dico, qui è un po' come se vi invitassero a lasciar perdere piuttosto se la reputate una relazione potenzialmente, possibilmente tossica. Ok, andiamo a vedere ancora un oracolo e poi una fatina, che è sempre un oracolo. La freccia di Cupido. Vi dice di avere coraggio, che l'amore sta arrivando, che potrebbe esserci un invito o un incontro a sorpresa, ma anche ma anche delle esitazioni, ragazze, fiamme gemelle, yin e yang, bilanciamento, e qui lo sento tanto con la temperanza, completamento l'un l'altro. Ma io non sento che sia questa relazione qui, perché c'è sempre questa torre di mezzo, questo diavolo che però dalla quarta settimana, guardate, potrebbe esserci una persona nuova proprio, eh. Andiamo a vedere una fatina. Vediamo che cosa vi consigliano. Riflessione. Prendetevi un tempo per pensare. Prendetevi un tempo per chiedervi il perché. Ci sono tutti questi pensieri, da dove arrivano tutte queste paure, queste preoccupazioni, queste ansie. Quando, quando avete paura per qualche cosa, una cosa che faccio io è chiedermi se io non avessi paura, come affronterei la cosa? Cioè, se io fossi sicura che andasse tutto bene, che tipi di movimenti, che tipi di passi farei, facendo finta che la mia paura non esiste. Così riesco a capire fino a che punto la mia paura mi blocca e quanto è sensata o no. Perché poi ad un certo punto ci si chiede anche, ma anche se succedesse quella cosa lì, cosa capita? È una questione di vita o di morte? No. Quindi anche quello a me serve molto per sganciarmi dalla paura, ok? E se fallisco?
pazienza. Se fallisci ti rialzi, come sempre, cioè non succede niente, per farvi capire. Bene ragazzi, io spero che la lettura vi sia stata utile, fatemelo comunque sapere con un like, un commento, un'iscrizione, una condivisione, una donazione o l'abbonamento se volete. Io vi auguro il meglio, vi ringrazio di essere stati qui con me e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!